Ciao ragazzi, oggi parliamo di Charles Atlas, al secolo angelo siciliano, l'atleta di origini calabresi che divenne uno dei personaggi di maggiore influenza nel settore fitness della prima metà del Novecento. Personaggio mediatico costruito a suon di geniali campagne di marketing, Atlas ha cavalcato un'epoca di grande evoluzione sociale, contribuendo a promuovere l'immagine del fitness e del bodybuilding negli Stati Uniti e nel mondo. Anche se oggi è un po' dimenticato, dopo Eugene Sandow e prima di Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu, c'era Charles Atlas, pioniere e icona del fisico estetico, promotore del metodo della tensione dinamica e precursore del personal training online, un italiano di successo nel mondo. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia. Enjoy! Angelo Siciliano, più noto come Charles Atlas, nasce il 30 ottobre 1893 vicino ad Acri, in provincia di Cosenza, in Calabria. Quando Angelo ha 10 anni, lui e la sua famiglia emigrano negli Stati Uniti e si stabiliscono in un piccolo appartamento a Brooklyn, New York, in un quartiere di immigrati dove i bulli rendevano piuttosto difficile la vita per un ragazzino magro e allampanato di 44 kg. La leggenda narra che a 16 anni, un pomeriggio, Angelo portò una ragazza in spiaggia a Coney Island e in quell'occasione un bullo locale cominciò a sfotterlo e maltrattarlo, tanto da calciargli della sabbia sul viso, violenza che Angelo subì passivamente, perché non si sentiva in grado di contrastare fisicamente l'avversario. Un'esperienza che segnerà profondamente la personalità di Angelo, che da allora cercherà un metodo per costruirsi un fisico forte e imponente, per farsi rispettare. Comunque la vita va avanti. Qualche tempo dopo, durante una visita ad un museo con la scuola, Angelo vede le statue di Ercole e altre figure mitologiche e rimane affascinato dai corpi forti e muscolosi rappresentati nelle sculture. Chiede al suo professore come si può sviluppare un fisico così muscoloso e il prof gli indica la YMCA, una palestra nelle vicinanze. Con pochi soldi a disposizione, Angelo comincerà ad allenarsi con impegno con i pesi, prima con attrezzi di fortuna autocostruiti e in seguito alla YMCA, ma anche dopo parecchi mesi di allenamento non riesce ad ottenere lo sviluppo fisico dei suoi sogni. La narrativa racconta che, frustrato, Angelo trovasse ispirazione durante una visita allo zoo. Guardando un leone che si stiracchia, nota come il muscoloso animale non avesse sviluppato il suo prodigioso fisico sollevando pesi, bensì facendo movimenti isometrici, e gli viene l'idea di provare esercizi isotonici, sfruttando l'autoresistenza, un approccio che in seguito diventerà il suo marchio di fabbrica e proporrà nei suoi corsi chiamandolo il metodo della tensione dinamica. Caparbio e deciso a non rinunciare al suo sogno di sviluppare un fisico forte, Angelo continua a lavorare sul proprio corpo, correndo in spiaggia ogni mattina per alcuni chilometri, facendo centinaia di push-ups, sit-ups, squat completi a corpo libero ed esercizi isometrici, e in breve si trasforma dal ragazzino magrolino degli inizi in un ragazzone dal fisico impressivo. La sua trasformazione non passa inosservata agli occhi dei compagni, tanto che un giorno in spiaggia uno degli amici gli disse: «Angelo assomiglia alla statua di Atlas sul tetto dell'hotel qua vicino». L'osservazione piace a Angelo, lo associa alla figura mitologica di Atlas, il titano che noi chiamiamo Atlante, e ha un suono americano, e in breve comincerà a farsi chiamare Charles Atlas, un nome che trova più adatto alla scena di New York rispetto al suo nome di battesimo Angelo Siciliano. Charles continua ad allenarsi per parecchi anni, mentre nel frattempo, per sbarcare il lunario, svolge diversi lavoretti che non lo entusiasmano. Arrivato a 21 anni, Atlas aveva sviluppato un fisico prestante, circa 81 kg di muscoli solidi distribuiti su 1,78 m di statura, ed era orgoglioso del suo corpo, ma cercava qualcosa in più dell'ammirazione delle ragazze del luogo. Voleva capitalizzare sul suo fisico per guadagnare un po' di soldi e farsi una vita. Per un uomo forte e muscoloso, a quei tempi, le opportunità di fare soldi non erano molte. Sulle orme di Eugene Sandow e altri atleti dell'epoca, nel 1915 Atlas comincia a lavorare esibendosi come strongman in spettacoli locali. Un giorno, in spiaggia, un artista lo nota, vedendo in lui un look a metà strada tra Apollo ed Ercole, e lo presenta a diversi scultori. Gli artisti apprezzano la sua figura. In breve Charles diventa uno dei modelli più richiesti del settore e arriva a guadagnare $100 a settimana, posando per diversi scultori che lo immortalano in decine delle loro opere. Nel 1921, a 28 anni, Charles partecipa al concorso per l'uomo più bello del mondo, gara sponsorizzata da Bernard McFadden, editore della rivista Physical Calcio. Atlas invia una sua foto alla rivista
e alcuni mesi dopo viene dichiarato vincitore del concorso, aggiudicandosi $1.000 del premio in palio. L'anno seguente McFadden sponsorizza un nuovo concorso per individuare l'uomo meglio sviluppato del mondo. Questa manifestazione si tiene live al Madison Square Garden e ancora una volta Charles partecipa e ne esce vincitore. Come premio può scegliere fra un provino per un ruolo nel film Tarzan o $1.000. Atlas non è interessato a Hollywood, ma piuttosto punta ad avviare un suo business e prenderà i $1.000. Con questi soldi avvia un'attività di vendita per corrispondenza di corsi su allenamento, alimentazione e stile di vita, forte del fatto che, a differenza di quanto proposto dalla concorrenza, i suoi corsi potessero essere svolti a corpo libero, senza necessitare di attrezzature ingombranti e costose. La sua attività di coaching online ante litteram ha un discreto successo e in un paio d'anni Charles riesce ad accumulare abbastanza capitale per aprire una palestra. Purtroppo però le sue attività non decollano come desiderato e nel 1928 Atlas si trova in difficoltà economiche, deve chiudere la palestra e la vendita dei suoi corsi per corrispondenza declina sensibilmente. A 35 anni si trova a dover ripartire da zero, capisce che deve cambiare approccio, che ha bisogno di aiuto per definire una nuova strategia di marketing. Nel 1928 conosce Charles Roman, un giovane pubblicitario di talento, e gli offre una partnership per lavorare assieme nello sviluppare e promuovere il suo business di vendita di programmi di esercizi. La collaborazione con Roman si rivela la scelta vincente. Il giovane studia in dettaglio i corsi di Atlas e porta una ventata di freschezza. Ridefinisce la modalità per proporli al pubblico. Riprende gli esercizi isometrico-isotonici proposti da Atlas e li ribattezza come metodo della tensione dinamica. E soprattutto capisce che la chiave per vendere i corsi è vendere ai giovani lo stesso Atlas, o meglio la sua saga romanzata, la storia del magrolino bullizzato in spiaggia e nella vita che trova riscatto costruendosi un fisico forte e una personalità sicura con l'esercizio fisico. Nascono così i famosi trafiletti pubblicitari mirati ai giovani, che vengono pubblicati sui giornali e sui fumetti, annunci che mostrano il fisico di Atlas associato a semplici frasi ad effetto del tipo «In 7 giorni posso fare di te un uomo nuovo», oppure «Ehi magrolino, ti si vedono le costole», e ancora «Anche tu puoi avere un fisico come il mio», comunicazioni dirette costruite sul messaggio di fondo «In breve posso cambiare la tua vita». La strategia commerciale ha un grande successo e i due Charles riescono a vendere migliaia di corsi a ragazzi di tutto il mondo. All'epoca la società ed i suoi valori stavano cambiando e il dinamico duo coglie l'opportunità di vendere non solo esercizi, ma un vero e proprio stile di vita, in linea con le nuove abitudini delle persone, promuovendo la cura della salute attraverso l'esercizio fisico costante, un'alimentazione corretta e un approccio mentale positivo verso la vita. Il successo supera le aspettative e Atlas diventa una celebrità internazionale. Per oltre 30 anni la sua azienda rimarrà la proposta leader nel settore fitness, fino a tutti gli anni 50, quando con l'avvento della televisione la proposta pubblicitaria arriverà anche sul piccolo schermo, contribuendo a consolidare l'immagine e il business dell'azienda. Charles, da parte sua, si impegna per dare il buon esempio, conservando un'ottima forma fisica fino ad oltre i 70 anni, fedele al suo programma di allenamento e alla sua routine di vita. Sul piano della vita privata ricordiamo anche che Atlas è stato un uomo molto legato alla famiglia. Si sposò con Margaret Cassano nel 1918 e la coppia ebbe 2 figli, Diana e Charles Jr. A dispetto della popolarità e del notevole successo di Charles, la famiglia ha sempre condotto una vita relativamente modesta, tranquilla, lontano dai riflettori, nel pieno rispetto della loro riservatezza. Eroe del suo tempo, Atlas morirà a 79 anni, il 23 dicembre 1972, in seguito a complicazioni cardiache. Famoso per avere promosso e commercializzato il metodo degli esercizi in tensione dinamica, in realtà Atlas aveva sviluppato il suo fisico, ragguardevole per l'epoca, allenandosi con un mix di esercizi a corpo libero e con i pesi, che integrava con i reclamizzati movimenti isometrici, o meglio isotonici, che sfruttano l'autoresistenza. In una coppia di articoli pubblicati a nome di Angelo Siciliano sulla rivista Physical Culture nel novembre e dicembre del 1921 troviamo parecchi dettagli sulla sua routine di vita e allenamento degli inizi, quando Angelo Siciliano ancora non era diventato il personaggio mediatico Charles Atlas. In questi articoli Angelo descrive con un certo dettaglio le sue esperienze sportive, rivalutando attività come il wrestling, il nuoto, la boxe, il jogging. Fra i suoi esercizi di riferimento citava diversi ottimi movimenti a corpo libero,
quali push-ups, dips e piegamenti sulle braccia fra due sedie, handstand push-ups, squat profondi a corpo libero, pistol squat, sit-ups, secondo un classico schema di allenamento che oggi definiremmo in stile calistenico. Integrava questi esercizi con diversi movimenti isometrici e complementava il tutto facendo diversi chilometri di corsa sulla spiaggia ogni mattina. Promotore della salute, Atlas era anche attento al tema dell'alimentazione e riconosceva l'importanza di una corretta idratazione e della cura della digestione. Con questo non si vuole sminuire l'efficacia degli esercizi basati sulla tensione dinamica, solamente contestualizzare il tutto e portare l'attenzione su quello che veramente faceva e fa ancora oggi la differenza. Il grande merito di Charles Atlas e della sua compagnia non sta tanto nell'avere divulgato uno specifico metodo di allenamento, quanto nell'avere dato speranza a tanti giovani, indicando loro uno stile di vita positivo e salutare, insegnando l'importanza dell'esercizio fisico regolare, di un'alimentazione sana e di un approccio mentale positivo verso la vita. Riassumendo, Charles Atlas, al secolo angelo-siciliano, è stato un'icona del fenomeno fitness della prima metà del Novecento, un personaggio che ha contribuito a far conoscere e promuovere lo stile di vita del fitness tra le masse, cavalcando il fenomeno dell'evoluzione delle abitudini della società, in un periodo in cui lo stile di vita delle persone stava diventando sempre più sedentario e l'attenzione al proprio aspetto fisico sempre più importante. Atlas è anche la dimostrazione del potere del marketing e della pubblicità. Il suo personaggio, costruito in larga parte con le campagne pubblicitarie ideate da Charles Roman, faceva leva su bisogni semplici e primordiali che hanno incontrato i favori di tanti giovani in cerca di riscatto e rispetto nel mondo, decretando l'enorme successo della compagnia. Personaggio oggi un po' dimenticato in Italia, ci piace ricordare Atlas come uno degli italiani che hanno avuto successo all'estero, una delle prime icone del mondo del fitness dopo Eugene Sandow e prima di Steve Reeves, Reg Park, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu e tanti altri a seguire. Un fiore all'occhiello di una italianità positiva che piace nel mondo e uno dei primi fitness influencer della storia. Ciao, alla prossima!